Benvenuti a un nuovo appuntamento con Forcus, secondo episodio della rubrica in cui esploriamo quelle correnti, quei personaggi e quelle ambientazioni che hanno avuto la forza di rompere gli argini e lasciare un segno distintivo nella cultura pop. Parliamo di opere seminali, capaci non solo di influenzare l'intero panorama ludico, ma di tradurre la loro essenza attraverso medium differenti. Oggi il nostro focus si sposta su un incubo vittoriano che ha ridefinito letteralmente il concetto di sfida e atmosfera, un'opera che è partita come esclusiva console per poi invadere i nostri tavoli da gioco con carte e miniature. Oggi su Focus parliamo di Bloodborne. Ma prima di varcare la soglia dell'incubo, un avvertimento necessario. Questo video è un viaggio nelle profondità di Arnhem ed è pensato per chi ha già affrontato la notte della caccia. Parleremo liberamente di trama, segreti, finali e teorie. Quindi, se non avete ancora giocato a Bloodborne e ne state considerando la possibilità, vi consiglio di fermarvi qui. Per tutti gli altri cacciatori veterani o per coloro fossero semplicemente curiosi, bentornati o benvenuti in uno degli incubi più affascinanti di sempre. Temete il sangue antico, una frase che risuona come un monito e allo stesso tempo una condanna. Benvenuti cacciatori. Oggi non parleremo semplicemente di un videogioco, ma di un'opera che ha ridefinito il concetto di orrore gotico e cosmico. Viaggeremo attraverso le strade lastricate di Arnhem per scoprire le origini, i segreti e la follia di Bloodborne, per poi vedere come questo incubo digitale sia riuscito a trascinarsi fuori dallo schermo e incarnarsi in cartone, miniature e carte, grazie alle opere edite da Kmon. Preparate le armi a scatto, la caccia ha inizio. Uscito nel 2015, Bloodborne nasce dalla mente di Hidetaka Miyazaki e From Software. Sebbene condivide il DNA dei Souls, se ne distacca ferocemente. Via gli scudi, via la lentezza. Qui lo stile è veloce, aggressivo, viscerale. Siamo a Yharnam, una città famosa per la sua miracolosa terapia del sangue. Ma Yharnam non è semplicemente un fondale, è la vera protagonista silenziosa di questa tragedia, filtrata attraverso una sorta di incubo febbrile. L'architettura stessa, fusione grottesca tra la Londra vittoriana e l'architettura gotica dell'Est Europa, racconta una storia di ossessione. Inoltre Miyazaki ha voluto creare un senso di oppressione fisica, tradotto con le peculiarità della sua architettura. Infatti troveremo guglie sin troppo alte, strade troppo strette e le statue che incombono su di noi come fossero giudici silenti, ma allo stesso tempo si coprono gli occhi per non vedere l'orrore che le circonda. Infine, anche la presenza di bare incatenate, seminate per le strade, rafforzano e suggellano in maniera quasi veemente il concetto di morte. Per quanto riguarda il level design, la città è senza dubbio un trionfo di interconnettività. Yharnam non è una linea retta, è un labirinto tridimensionale, ripiegato su se stesso. Il giocatore avanza con fatica, sudando ogni metro, per poi sbloccare un cancello o calciare una scala e rendersi conto, con stupore, di essere tornato alla lanterna iniziale. Questo loop rafforza la narrazione, senza dubbio. Siamo topi in trappola, in una città senza via di uscita. E poi c'è la verticalità, altro aspetto importante della costruzione di questa città. Infatti Yharnam è costruita a strati, come gironi infernali, ma verso l'alto. Si parte dai bassifondi e dalle fogne, dove vivono i reietti, si sale verso Cathedral Ward, il centro del potere religioso, fino ad arrivare alle vette del coro e ai piani onirici e distorti dell'incubo di Mensis, dove la geometria euclidea cessa di avere senso. Il mondo di gioco è diviso in piani di esistenza, il mondo della veglia, il sogno del cacciatore e gli incubi. Il genio artistico sta nel farci sentire costantemente osservati, come se l'intera città fosse un organismo vivente che respira e che ci sta rigettando.
Questa ascesa fisica rispecchia il viaggio metafisico del gioco. Si parte dal fango e dal sangue bestiale per ascendere, tra orrore e follia, verso il cosmo e grandi esseri. Sotto tutto questo, letteralmente giacciono i labirinti ptumeriani, antiche catacombe dove la civiltà precedente scoprì per prima il sangue antico. Questi non sono semplici livelli extra, ma il luogo archeologico dove tutto è iniziato. È qui che gli studiosi di Byrgenwerth hanno trovato il sangue antico e hanno incontrato la regina Yharnam. Nel videogioco, questi dungeon rappresentano una sfida procedurale quasi infinita, un'esperienza roguelike, integrata che simula la discesa nella follia e nella storia dimenticata, dove risiedono mostri che non hanno mai visto la luce del sole. Ma chi ha costruito questi labirinti ciclopici? Molto prima che la prima pietra di Yharnam fosse posata, nelle profondità vivevano i Ptumeriani, una razza di superuomini alti, pallidi e dai tratti spigolosi, che non vivevano sottoterra per nascondersi, ma per essere più vicini alla verità. I Ptumeriani furono i primi a entrare in contatto con i grandi esseri dormienti. Non erano semplici sudditi, ma custodi. Svilupparono arti arcane e piromanzia per proteggere il sonno di queste divinità. La loro società era matriarcale, guidata dalla regina Yharnam, da cui la città moderna prende il nome, in segno di rispetto o forse di usurpazione. La tragedia di Bloodborne è ciclica. Infatti i Ptumeriani scoprirono il sangue antico, ne abusarono cercando l'evoluzione e caddero in rovina, trasformandosi nelle creature che oggi infestano i calici di sangue, ossia questi dungeon. Gli studiosi di Byrgenwerth, profanando le loro tombe, non hanno fatto altro che ereditare la loro maledizione, condannando l'umanità a ripetere lo stesso identico errore. Dunque, per scoprire l'origine dell'orrore di Bloodborne, non dobbiamo fare riferimento ad una chiesa, ma bensì ad un'università, l'Istituto di Byrgenwerth, un luogo di studio isolato nei boschi guidato dal rettore Mastro Will. Furono i suoi studiosi, gli archeologi dell'Incubo, a esplorare per primi le tombe ptumeriane e a trovare il Sacro Medium, il sangue di un grande essere. Gli studiosi di Byrgenwerth non cercavano potere politico, cercavano l'evoluzione della specie. Willem capì presto che l'umanità era limitata dai propri sensi. Il suo mantra divenne un'ossessione: abbiamo bisogno di più occhi. Non occhi fisici, ma bensì occhi interni, l'insight, per percepire la realtà cosmica. I rituali condotti a Byrgenwerth trasformarono gli studenti in creature grottesche, simili a mosche o a massi di slime, nel tentativo fallito di trascendere. Il punto di rottura avvenne tra Willem e il suo allievo più brillante, Lorenz. Mentre Willem sosteneva che l'evoluzione dovesse avvenire tramite la mente, appunto l'insight, Lorenz credeva nel potere miracoloso del sangue antico per curare e potenziare il corpo. La scena del loro addio è la chiave di volta del gioco. Willem avverte Lorenz con la frase più iconica dell'opera: temi il sangue antico. Lorenz ignorò il monito, lasciò l'accademia e fondò la Chiesa della Cura, portando il sangue a Yharnam e condannando il mondo alla piaga delle bestie. Byrgenwerth fu sigillata e Willem rimase solo, a dondolare sulla sua sedia, a guardare il lago in attesa di una rivelazione, ormai catatonico ma illuminato. Ma chi sta vivendo questo incubo? Il protagonista, il cacciatore, è una figura tragica. Non è un eroe, è uno straniero arrivato in cerca di una cura e vincolato da un contratto al sogno del cacciatore. A differenza dei cavalieri di Dark Souls, il cacciatore è uno sterminatore. Non indossa armature pesanti, ma spolverini di cuoio. Non usa scudi ma armi da fuoco per interrompere gli attacchi degli abomini. È un predatore che deve diventare più veloce e brutale dei mostri stessi per sopravvivere. In mezzo a tutto questo orrore esiste però un unico luogo di pace, l'Officina del Sogno. Questo cottage
sospeso in un limbo di fiori bianchi, è la casa del giocatore. Qui risiede German, il primo cacciatore, ma soprattutto lei, l'automa, The Doll. L'automa è forse il personaggio più enigmatico e dolce del gioco, una bambola di porcellana a grandezza umana che prende vita grazie all'insight del cacciatore. È l'unica entità in tutto il gioco che ci offre amore incondizionato e conforto. Ci accoglie sempre con un Welcome Home, Good Hunter, indipendentemente da quanti mostri abbiamo appena macellato. È lei che ci permette di canalizzare gli echi del sangue, concetto su cui torneremo tra poco, per diventare più forti. Ma la sua esistenza nasconde una tristezza infinita. È stata creata da German a somiglianza di Lady Maria, la sua allieva prediletta, in un disperato tentativo di riaverla accanto. L'automa è un monumento alla solitudine e all'ossessione. Ma qual è il prezzo di questo potere? La valuta di Yharnam non è l'oro, bensì gli echi del sangue. Miyazaki qui compie un atto di narrazione silenziosa geniale, a mio avviso. Gli echi non sono il sangue fisico, quello lo usiamo per curarci, ma sono la volontà residua della vittima. Sono la memoria, l'anima, l'ultimo rantolo psichico di chi abbiamo ucciso, che rimane aggrappato al nostro spirito. Quando l'automa ci dice «lascia che gli echi divengano la tua forza», sta facendo qualcosa di terribile e meraviglioso, ossia sta prendendo le memorie e la forza vitale dei mostri che abbiamo trucidato per riscrivere la nostra stessa esistenza. Il cacciatore non diventa dunque più forte allenandosi, diventa più forte assorbendo letteralmente la morte altrui, nutrendosi dell'incubo per sopravvivere all'incubo stesso. Dunque dicevamo dell'officina, parte fondamentale del gioco, nonché hub per lo sviluppo del nostro cacciatore. È qui infatti che potenziamo le armi e ripariamo l'equipaggiamento. Ma il significato dell'edificio va oltre il mero scopo, infatti esso può essere considerato come una grande menzogna o, in base ai punti di vista, un ricordo. Infatti, uno dei colpi di scena più forti del gioco avviene quando, nel mondo reale, troviamo la vecchia officina abbandonata. È identica a quella del sogno, ma vuota, polverosa e più che mai reale. Lì capiamo che il sogno del cacciatore è una prigione cristallizzata nella memoria di German. Tornando ora alla realtà di Yharnam, per capire il dramma di questa città dobbiamo comprendere il conflitto filosofico che l'ha distrutta. Non è una guerra tra bene e male, ma tra due vie evolutive, il sangue e l'intuizione o insight. Tutto nasce dal sangue antico, ma cos'è davvero? Gli studiosi di Byrgenwerth non hanno creato questa sostanza, l'hanno trovata. Esplorando le tombe sotterranee dei Pthumeriani, una civiltà perduta che fungeva da custode per i grandi esseri dormienti, scoprirono che questi esseri veneravano un sacro medium. Il sangue antico è la via della carne, è inebriante, crea dipendenza e guarisce ogni ferita. Rappresenta l'animalità, ossia la forza bruta. Questo sangue non è emoglobina comune, è l'essenza vitale dei grandi esseri. In particolare, si teorizza provenga da Ebrietas, la figlia del cosmo, nascosta segretamente dalla Chiesa nelle profondità della cattedrale. Quindi, come già accennato, Lorenz, tradendo il suo maestro Willem, portò questo sangue in superficie, fondando la Chiesa della Cura, la quale credeva che il sangue fosse il mezzo sacro per elevare l'umanità. Quindi fu venduto al popolo come una panacea miracolosa. Ma il sangue antico ha una volontà propria, non si mescola semplicemente con l'uomo, lo riscrive. La bestialità non è una malattia, ma il risultato violento del corpo umano che cerca di contenere questa essenza divina, ma fallisce. Più il sangue è potente e più la vittima è devota, più mostruosa sarà la trasformazione. Non è un caso che i chierici della Chiesa si siano trasformati nelle bestie più orribili. La loro caduta è stata proporzionale alla loro ambizione. Dunque,
Yharnam non è stata distrutta da una pestilenza, ma bensì da sua stessa dipendenza dagli dei. L'opposto del sangue, come detto, è l'insight, la via sostenuta dal maestro Will. Il suo motto era: i nostri occhi devono ancora aprirsi. L'insight non è semplice intelligenza, è la capacità di vedere piani di esistenza sovrapposti al nostro. È qui che il gioco diventa geniale, anche nelle meccaniche. Accumulando infatti insight, il mondo cambia attorno a voi. Con poco insight, Yharnam sembra solo una città gotica. Con molto insight, invece, il velo cade. Iniziate a vedere le amigdala, questi mostri colossali aggrappati alle cattedrali, che sono sempre stati lì, invisibili ai vostri occhi ignoranti. Sentite il pianto di un neonato, Mergo, torneremo più tardi su questa figura. Ovunque andiate, i nemici cambiano. I custodi della cattedrale iniziano letteralmente a sparare magia arcana. Ma la conoscenza ha un prezzo letale. Infatti, più insight avete, più bassa è la vostra resistenza alla follia. Il vostro cervello diventa suscettibile alle verità cosmiche. I mostri, come le lanterne invernali, possono addirittura uccidervi con il solo sguardo, se siete fin troppo colti. Quindi, in questo concetto contrapposto, c'è probabilmente la crudeltà finale di Miyazaki. L'ignoranza è una benedizione, la verità è una condanna a morte. C'è un terzo protagonista silenzioso a Yharnam, che osserva tutto dall'alto, la luna. In Bloodborne, la luna non è un corpo celeste, è un orologio dell'Apocalisse, che scandisce le fasi del gioco. Iniziamo al tramonto, in una classica caccia alle bestie. Poi cala la notte, ma il vero orrore si svela dopo aver ucciso Rom, il ragno ottuso. Rom fungeva da diga magica, un velo che nascondeva la vera natura del mondo per proteggere le menti degli uomini. Morta Rom, il velo si squarcia e sorge la luna rossa. Da questo momento il confine tra uomo e bestia è cancellato. La città impazzisce, i cittadini non parlano più, urlano o ridono istericamente. La luna rossa scende fisicamente verso la terra perché, come recita una nota a Cathedral World, il cielo e il cosmo sono una cosa sola. La luna in Bloodborne è senziente, è la manifestazione o forse il guscio della presenza della luna, Flora, il grande essere che ha creato il sogno del cacciatore. È lei la burattinaia. È lei che chiama la luna rossa per accelerare la gravidanza di altri grandi esseri, come la regina Yharnam con Mergo, per poi inviare noi, i suoi cacciatori, a ucciderli. La luna non illumina la notte, la caccia. Perché la luna è scesa? Chi l'ha chiamata? Qui entrano in gioco Micolash e la scuola di Mensis, una setta deviata della Chiesa della Cura che controlla il villaggio invisibile di Yargaul. L'obiettivo di Micolash era folle, ottenere udienza con un grande essere. Per farlo hanno compiuto un rituale mostruoso usando un cordone ombelicale speciale. Hanno rapito la coscienza di Mergo, il figlio nonato e invisibile della regina Yharnam e del grande essere Oedeon. Il rituale ha avuto successo, ma a un prezzo terribile. Se osservate i corpi a Yargul, sono fusi con la pietra. Il rituale ha strappato le loro coscienze portandole nell'incubo, lasciando i loro corpi fisici mummificati in istanti di agonia. Micolash ora vive nell'incubo, ospite di un grande essere che non è un dio benevolo, ma un immenso cervello marcescente che induce follia solo a guardarlo. Ma cosa sono esattamente queste entità che muovono i fili? I grandi esseri, the Great Ones, sono la risposta di Miyazaki all'orrore cosmico di H.P. Lovecraft. Non sono demoni, non sono divinità religiose, sono entità multidimensionali che operano su piani di esistenza superiori. La loro natura è complessa e tragica. Una nota nel gioco recita:
I grandi esseri sono simpatetici nello spirito e spesso rispondono quando vengono chiamati. Non sono necessariamente malvagi, sono indifferenti o talvolta pietosi verso gli uomini che li invocano, ma la loro pietà spesso si traduce in follia per noi esseri inferiori. Ogni grande essere è unico, ma condividono una maledizione biologica, non riescono a procreare. Perdono sempre il loro figlio, come la regina di Arnam o Kos, e cercano disperatamente dei surrogati umani per perpetuare la specie. Alcuni esempi chiavi sono Oedon, l'informe, il più elevato di tutti, non ha corpo, esiste solo nella voce e nel sangue stesso, è il padre di Mergo. Ebriatas, la figlia del cosmo, abbandonata nei labirinti e ora venerata e sfruttata dalla Chiesa della Cura. Amigdala, entità che fungono da guardiani tra le dimensioni. E infine la presenza della luna, Flora, la manipolatrice del sogno del cacciatore. E noi, quindi, qual è il nostro ruolo? All'inizio del gioco un biglietto ci dice cerca il sangue pallido per trascendere la caccia. Su questo concetto si sono, senza dubbio, riversate le teorie della community. Infatti, mentre per tutto il gioco pensiamo sia una cura, ci sbagliamo. Miyazaki ha nascosto la verità in piena vista. Il sangue pallido, Pale Blood, non è un oggetto, è un nome, è il nome di un grande essere, appunto la presenza della luna, the Moon Presence. Lei è l'entità che ha creato il sogno del cacciatore, lei è il sangue pallido stesso. La tragica ironia di Bloodborne è che noi non siamo eroi che salvano la città, noi siamo dei sicari, siamo stati assunti dalla presenza della luna per fermare il rituale di Mensis e uccidere Mergo, eliminando così la progenie di un grande essere rivale, Oedon. Con la luna rossa appare una figura spettrale, una donna in abito da sposa bianco, macchiato di sangue sul ventre. Ecco, lei è Yharnam, l'antica regina ptumeriana, che dà il nome alla città stessa. La sua storia è l'origine di tutto il male. Secoli fa fu scelta per portare in grembo il figlio di un grande essere, Oedon l'Urinforme. Ma quella gravidanza non ebbe un lieto fine, il sangue sul suo ventre suggerisce un parto violento, o forse un'estrazione forzata. La regina non cerca Mendetta, cerca il suo bambino. Il bambino è Mergo, appunto. Non lo vediamo mai, perché essendo figlio di Oedon, che non ha forma, anche Mergo è invisibile. Ma lo sentiamo. Il suo pianto straziante è la colonna sonora dell'incubo finale. La scuola di Mensis, guidata da Mikolash, ha rapito la coscienza di questo neonato divino per attirare la luna e i grandi esseri. L'intero incubo di Mensis è una struttura creata per nascondere e proteggere questo bambino. Alla fine del gioco non combattiamo il neonato, ma la sua balia asciutta, Wet Nurse, un'entità terrificante senza volto che protegge una carrozzina apparentemente vuota. Quando sconfiggiamo la balia e il pianto cessa, tornando indietro vediamo la regina Yharnam inchinarsi a noi. Non ci ringrazia a parole, ma il messaggio è chiaro: abbiamo liberato suo figlio da un incubo eterno. Dunque, la narrazione criptica di Miyazaki ha generato, senza dubbio, teorie che arricchiscono l'opera su più livelli. Vediamone alcune. Abbiamo la lettura biologica, il ciclo. Bloodborne è permeato di simbolismo sulla fertilità femminile corrotta. Il nome stesso, Mensis, richiama il ciclo mestruale. La pietra di Yharnam è un feto calcificato. Si teorizza quindi che la storia sia una metafora della paura vittoriana del parto e della fecondazione forzata da parte di entità sconosciute. Ancora troviamo la lettura onirica, Matrioska. Quando moriamo o siamo una lanterna, ci svegliamo al sogno del cacciatore. Una teoria sostiene che Yharnam stessa sia un sogno condiviso, ossia un livello onirico inferiore. La morte è solo il risveglio da un incubo dentro un altro incubo. Ancora troviamo la lettura cosmica, il parassitismo. I grandi esseri non sono divinità benevole, ma parassiti cosmici. La presenza della luna usa il sogno del cacciatore come una rete per intrappolare le anime forti e usarle come anticorpi contro altri grandi esseri. Proseguendo, abbiamo il ciclo dell'infanzia,
ogni grande essere perde il suo piccolo e ne desidera un sostituto. Tutta la trama è la disperata ricerca quindi di queste entità superiori di procreare. E infine, una teoria sul vero finale. Infatti diventare un neonato calamaro cosmico non è una sconfitta, ma il successo dell'obiettivo di Will. Il cacciatore trascende l'umanità diventando un grande essere infante. Riguardo invece i finali di questa grandiosa opera, le nostre scelte ci porteranno a 3 finali differenti. Il primo è l'alba di Yharnam, con un significato di sottomissione. Infatti accettiamo la morte per mano di German, ci risvegliamo a Yharnam, vivi ma ignoranti, abbiamo dimenticato tutto. La seconda conclusione è rispetto dei desideri, sostituzione. Sconfiggiamo German, la presenza della luna scende e ci abbraccia. Diventiamo quindi la nuova guida del sogno, confinati su una sedia a rotelle. Il ciclo continua, abbiamo solo cambiato il carceriere. E infine abbiamo l'inizio dell'infanzia, quindi la trascendenza. Se abbiamo consumato 3/3 di cordone ombelicale, abbiamo abbastanza insight da rifiutare la luna. La combattiamo, la uccidiamo e ascendiamo. Diventiamo un grande essere infante, il calamaro. Abbiamo spezzato la ruota, portando l'umanità verso una nuova fase evolutiva. Quindi, dopo aver parlato e approfondito molteplici aspetti del videogioco, ci possiamo chiedere: ma come si cattura questa complessità narrativa su un tavolo da gioco? Ecco, Kmon ha risposto con 2 titoli distinti che esplorano anime diverse del videogioco. Il primo è Bloodborne The Card Game. Disegnato dal florido Eric Lang, questo titolo semi-cooperativo simula una run nei Chalice Dungeons. La dinamica vede da 3 a 5 giocatori che collaborano per abbattere i mostri, ma solo chi infligge danni ottiene sangue, quindi punti vittoria. La meccanica geniale è la banca. Infatti potete continuare a combattere rischiando di morire e perdere tutto, oppure giocare la carta Sogno del cacciatore per ritirarvi, mettere al sicuro i punti e recuperare la salute, lasciando però i compagni in inferiorità numerica contro il boss. È un gioco veloce, di calcolo e sicuramente di opportunismo. Se invece cercate un'esperienza narrativa completa, c'è il board game, ossia il Dungeon Crawler, ancora una volta di Eric Lang e Michael Channel. Il gioco è diviso in 4 campagne narrative che espandono la lore. Ad esempio abbiamo la Foglia di Mergo o la piaga di Ashen Blood. Ma il cuore della produzione è sicuramente il combattimento, che innanzitutto è deterministico, senza dadi, è molto strategico. Infatti ogni attacco ha una velocità. Se giocate un attacco più veloce di quello del mostro, interrompete la sua azione, esattamente come il parry nel videogioco. Quindi dovete gestire la plancia, la trick weapon, decidendo quando attaccare e quando trasformare l'arma per ripulire i suoi slot. I mostri dal canto loro non agiscono a caso, hanno un mazzo comportamentale formato da attacco base, speciale e abilità, che vi permette di prevedere e contrastare le loro mosse, simulando l'apprendimento dei pattern del boss. Ancora un'altra meccanica importante è sicuramente quella determinata dalla stamina, ossia il nostro mazzo. Le carte in mano sono la vostra vita, se finite le carte morite. Per recuperarle dovete usare l'azione trasforma arma. Questa mossa pulisce la plancia, cambia la forma dell'arma, dandovi nuove abilità e, cosa importante, vi fa ripescare. L'ultimo aspetto che sicuramente troviamo in questa produzione è quello legato al deck building. Infatti, tornando nel sogno, proprio come nel videogioco, il tempo della caccia avanza e nemici comuni respawnano sulla mappa, una meccanica punitiva ma essenziale per il Feeling Souls. Quindi, qui spendete echi per comprare carte potenziate, rendendo il mazzo sempre più letale. Infine, aggiungete, a quanto detto, le sempre spettacolari miniature fornite da Kmon e avrete Yharnam sul vostro tavolo. Dunque,
che sia premendo R1 per un attacco viscerale o pianificando la mossa con le carte all'ombra dell'automa, Bloodborne rimane un'esperienza unica. Il videogioco ci ha insegnato a temere l'ignoto. I giochi da tavolo ci permettono invece di affrontarlo insieme agli amici. La notte è lunga, cacciatori. Se l'episodio vi è piaciuto, invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale per aiutare il sottoscritto a portare sempre più nuovi contenuti. Infine, qualora vi andasse, ditemi nei commenti quale arma avete apprezzato di più nel videogioco e quale nel gioco da tavolo. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video sul canale. Grazie ancora per la visione, a presto!